posso dire che ci sia stata una data precisa in cui ho sentito parlare di Ravensbrück. Essendo figlia e nipote di deportate, questo argomento è sempre stato molto presente nella mia famiglia, non tanto perché si parlava specificatamente della storia, ma con allusioni, con frasi indirette o interrotte, ricordi, riferimenti, al limite tra la nonna e la mamma. Quindi non c'è stata una, così, diciamo, tra virgolette, una lezione in qualche modo. E quindi è una storia che ho imparato ad apprendere molto lentamente e devo dire, onestamente, a cui mi sono avvicinata con molta difficoltà, perché mi sembrava qualcosa di veramente troppo grande per me. Tra l'altro nel periodo dell'adolescenza, ci sono spesso anche dei conflitti generazionali tra i figli e i genitori e dunque questo era uno di quei temi che io non volevo affrontare. Poi crescendo sono diventata più consapevole di quello che era stato, che poteva essere stato, di quello che potevo immaginare. E devo dire ho anche capito la difficoltà che avevano sia mia madre che mia nonna a parlarne. Tra l'altro c'è da dire che mia madre non ha voluto parlare per più di 50 anni, perché lei ha cominciato nel 1999, proprio alla fine del Novecento, quando ha sostituito una sua compagna che era delegata del Comitato Internazionale di Ravensbrück, che non poteva andare all'incontro che il comitato aveva organizzato in Italia e chiese a mia madre di sostituirla. Quella fu la prima volta che mia madre, si presentò, con un gruppo di sue compagne e che avevano anche organizzato degli incontri nelle scuole. Quindi ha cominciato molto tardi, però è a quel momento che io ho cominciato anche un po' a seguirla in questa sua, attività, non tanto perché lei avesse bisogno di esser seguita perché andava a fare questi incontri o ma, insomma c'è stato un motivo di confronto e di scambio rispetto a questo. Fino a che nel 2005, mi ha chiesto di accompagnarla a Ravensbrück in occasione del 60° della liberazione. Ecco, lì è stato il momento della mia presa di coscienza perché lì ero io di fronte a quella storia, ero io in quel luogo da allora ho cominciato ad impegnarmi per la memoria di Ravensbrück e di tutte le deportate. Devo partire da quando sono stata lì nel 2005, appunto, come dicevo, è la prima volta in cui poi ho calpestato questa terra, in cui mia madre, mia nonna e tutte le altre deportate hanno sofferto e sono state umiliate. E devo dire che ho avuto una grossa un ho provato un grande dolore, perché ho capito lì che i luoghi mantengono la storia che si è consumata e se si riesce ad ascoltare, in qualche modo la trasmettono. E io lì ho percepito questa cosa e infatti da quel momento Ravensbrück è in qualche modo progressivamente entrato poi nella mia vita, ma è per questo che poi i luoghi devono essere tutelati e trasmettono e diventano memoria, perché trasmettono quello che lì è successo. E quindi io mi sono impegnata fin da subito a trasmettere questa memoria, anche perché tra l'altro mi sono resa conto che questo campo non era conosciuto, non si parlava di deportazione femminile. In Italia in particolare non si conoscevano proprio le donne che erano state deportate comunque
E quindi ho voluto realizzare qualcosa che facesse conoscere la storia delle deportate italiane. E a distanza di anni ho fatto numerosi viaggi a Ravensbrück e l'ho in qualche modo interiorizzato, non soltanto nel fotografarlo per realizzare il libro che ho fatto su questo luogo, ma anche scoprendo ogni volta qualcosa di più, qualcosa o che non avevo visto o che non conoscevo o che non avevo percepito, con cui non mi ero messa in contatto. Tra l'altro essendo un luogo che è vuoto praticamente, le baracche non ci sono, quindi come dire, non è un luogo che d'impatto ti dà la dimensione di quello che era. Lo devi scoprire, ma quando lo scopri, secondo me, ti rendi conto di tante più cose rispetto a un campo dove ci sono le baracche, dove è più o meno rimasto in parte come era, anche se non sono poi molti questi campi. Lì invece no, le cose le devi proprio percepire, te le devi, come dire, far entrare dentro per capire dove sei. Ma dato che, come ripeto, per me il luogo questo lo consente, ho cercato di lavorare proprio in questo senso. E questa interiorizzazione per me è avvenuta anche, per esempio, quando mi è capitato di fermarmi a Ravensbrück e alloggiare nelle case che erano state delle Austerinnen e guardare il campo dalle finestre in questo pesante silenzio della notte, oppure nelle folate di vento gelido che attraversano il Campo Grande, passando vicino, senza attraversarli, i segni perimetrali di quelle che erano state le baracche che appunto adesso non ci sono più. Quindi devo dire che è un luogo con cui io mi confronto costantemente per vari motivi e a diversi livelli. Ecco, questo è un tema veramente molto difficile, ma sono convinta che la memoria non può essere relegata nel passato della storia, ma deve essere attualizzata partendo dalle cause che sono alla base di questa storia. La storia di per sé, se non se ne comprendono le cause, diventa una serie di fatti e di avvenimenti, per quanto tragici, che il tempo poi racchiude tra le pieghe di un passato veramente lontano e dunque rischiamo di perderla. La storia della deportazione è una storia che si basa prima di tutto sulla persecuzione del diverso, per i motivi più diversi, etnico, politico, sessuale, religioso, prima, e poi sull'annullamento programmato dell'individuo fino alla sua distruzione completa. Tutto in nome di una presunta superiorità. Dunque, se di questa storia non si capiscono le cause, io credo che la memoria purtroppo non ci sarà più e quindi è sulle cause che dobbiamo lavorare, perché tutto ciò che è avvenuto non sarebbe stato possibile senza il sostegno di una classe dirigente militare, industriale e di gran parte della popolazione, non solo tedesca. Quindi credo che potremo onorare la memoria e salvaguardare anche il nostro futuro se indagheremo su questi aspetti.
e non tralasceremo di denunciare e di sottolineare ogni abuso, ogni discriminazione che avviene per i motivi più diversi. Noi credo che oggi nel nostro mondo contemporaneo, in Europa e non solo, assistiamo a delle discriminazioni incredibili e soprattutto assistiamo ad una forma di comunicazione che diventa veramente, veramente pericolosa. Dunque, io credo che non possiamo parlare di comunicazione in modo così accademico, ma dobbiamo renderci conto della capacità di manipolazione che la comunicazione ha avuto all'epoca, parliamo degli anni 30, ma che continua ad avere. E quindi per questo dico che la storia deve essere attualizzata, perché noi non possiamo considerare che quelli sono fatti avvenuti e oggi non ci interessano e non ci riguardano e quindi la memoria deve essere rivolta alle vittime. Non è così. Non è così perché se quello che è successo perché si è riusciti a convincere milioni di persone che quella strada assurda era una strada giusta, corretta, ed era giusto perseguitare e sopprimere milioni di persone, allora significa che c'è qualcosa che non funziona, che non va, che dobbiamo tenere sempre la guardia alzata.